Tutto ciò che ascolterete in questo video non è vero, è una metafora. Questa che voi vedete non è una mela. Questa che voi vedete è un organismo geneticamente modificato. Quella che voi vedete nelle mie mani non è una mela. Quella che voi vedete nelle mie mani è un prodotto di laboratorio, un prodotto dell'ingegneria genetica, un cibo modificato geneticamente, una mela che ha moltissimi rischi e pochissimi benefici. Questa mela la trovate già in tutti i supermercati, è già ovunque, è già inserita nel mercato. La sperimentazione di questa mela avviene direttamente sulla popolazione fino al 2023. La mela, come vedete, sembra una mela qualunque, una mela uguale a tutte le altre. Il laboratorio che ha prodotto questa mela ci tiene a farvi sapere che è una mela migliore di tutte le altre mele che avete mangiato nella vostra vita, nonostante sia rischiosa per la salute di tutti noi. Ma loro stanno continuando a mentire e a dire che questa mela è sicura come le altre. Stanno mentendo perché l'industria agroalimentare vuole vendere più mele possibile. Ed è una lobby così potente su tutto il pianeta che riesce a riempire tutti i supermercati con questa mela. Vi diranno che è meglio di qualsiasi mela che abbiate mangiato fino ad oggi, ma stanno mentendo. Cercheranno di manipolarvi in qualsiasi maniera, fino a farvi credere che se mangerete questa mela sarete immortali. Non vi ammalerete più di nessuna malattia. Vedete, l'industria che produce le mele è l'industria più potente al mondo, più potente della lobby del petrolio, più potente della lobby delle automobili e più potente della lobby delle armi, perché la produzione di mele è quella che frutta più soldi di tutti, perché tutti ci dicono abbiamo bisogno di mele. I produttori di mele sono più potenti degli stati. I produttori di mele si sono infiltrati ovunque nella comunità europea, in organizzazioni sovranazionali, nel controllo dell'agroalimentare e nel controllo della produzione delle mele. Quindi la lobby delle mele è capace di comprarsi qualsiasi cosa e qualsiasi persona. Può comprare qualsiasi organizzazione, qualsiasi governo, qualsiasi politico, qualsiasi scienziato e qualsiasi dottore. Si possono comprare anche un intero supermarket e riempirlo solo di queste mele. Metteranno questa mela davanti a tutte le altre mele, metteranno le mele bio dietro, metteranno le mele più naturali nascoste e favoriranno solo la vendita di questa mela, che non è una mela, ma un organismo transgenico. Fanno comunicazione sui loro media di loro proprietà, facendovi credere che le altre mele non sono buone, le altre mele sono pericolose. Favoriscono questo organismo geneticamente modificato per farvi credere che le mele naturali e biologiche sono un pericolo per la vostra salute. Vedete, la lobby delle mele è capace di corrompere qualsiasi funzionario pur di far entrare questa mela nel mercato. Vi fanno credere che vi dovete proteggere dalle altre mele. La lobby delle mele può comprarsi qualsiasi dottore e qualsiasi scienziato e produrre qualsiasi studio che dimostri l'esatto contrario della verità, e cioè
che questa mela è pericolosa. È pericolosa per la vostra salute. Ma gli studi prodotti dalla lobby e dai loro cani da guardia vi dirà l'esatto contrario, perché vogliono vendere questa mela. Per convincervi che questa mela è sana, è buona, anche se non lo è affatto, vi dicono che sono state ordinate centinaia di milioni di mele come questa da tutti gli stati del mondo e che tutti gli stati del mondo presto, nei loro scaffali dei loro supermarket, saranno pieni di queste mele. Hanno pagato i migliori scienziati per dirvi che questa mela vi proteggerà da tutte le malattie. Vi ricordate? Molti anni fa l'industria del tabacco diceva che fumare faceva bene e che non era un pericolo per la vostra salute. Per molti anni hanno nascosto tutti gli studi che dimostravano che fumare faceva venire il cancro. Ci sono voluti più di 50 anni perché la verità sia venuta a galla, e cioè che fumare fa male. E per questa mela succederà la stessa cosa, perché questa mela ha moltissimi rischi e nessun beneficio. Perché dico questo? Perché esistono già tantissime mele naturali, non modificate geneticamente, prodotte dalla natura, dagli alberi, che fanno bene. Non c'è bisogno di questa mela. Tutti i venditori disonesti cercheranno di convincervi del contrario. Cercano di creare un bisogno per questa mela, passando per la paura della morte. Vogliono terrorizzare tutto il mondo che solo con questa mela vi salverete e che le altre mele sono un pericolo. Vi vogliono anche convincere che ci sia un'urgenza di comprare questa mela, che vi rimarrà poco tempo per comprare questa mela geneticamente modificata. Stanno anche raccontando che sul nostro pianeta c'è una nuova forma di inquinamento e che l'unica protezione che avete contro questo nuovo inquinamento è questo organismo geneticamente modificato. Questo nuovo inquinamento ha la caratteristica di uccidere solo le persone più deboli, solo quelle che hanno dei problemi gravi già presenti. Le persone sane, infatti, non hanno nessun rischio, ma loro vogliono vendere questa mela anche alle persone sane. Attraverso i media di loro proprietà vogliono indirizzare tutto il popolo a comprare questo organismo modificato. Attraverso i media sono riusciti a convincere gran parte della popolazione che per colpa di questo nuovo inquinamento sta morendo moltissima gente. Sono riusciti a infiltrarsi anche nell'organismo mondiale del controllo dell'inquinamento, manipolando le cifre, falsificando studi, vietando le cure e bloccando tutti i sistemi che fermavano questo inquinamento, solo per aumentare il numero di morti e per far credere a tutti che l'unica soluzione è questa mela. La sperimentazione di questa mela sulla popolazione mondiale finirà nel 2023. La lobby che produce questa mela, questo organismo geneticamente modificato, sta attaccando violentemente tutti quelli che si oppongono a questo pensiero, tutti quelli che si sono accorti della loro propaganda e tutti quelli che si sono accorti che tutto ciò è una frode, è un inganno, perché questa non è una mela. Stanno ipnotizzando la gente attraverso la propaganda e l'ingegneria sociale, attraverso il terrore e la paura della morte, fino al punto di fargli credere che chi non mangia questa mela è colpevole della morte per l'inquinamento delle altre persone. Stanno dicendo l'esatto contrario della verità. Infatti questa mela e la sua sperimentazione che finirà nel 2023 è stato dimostrato che ha molti effetti secondari
è stato dimostrato che è molto pericolosa. Sempre più dottori stanno testando questa mela nei loro ospedali e ne stanno verificando la pericolosità. Qualche mela è stata anche ritirata dal mercato perché ci sono state persone che sono morte dopo che hanno mangiato questa mela. C'è stata gente che ha avuto grandi problemi di salute dopo aver mangiato questo organismo geneticamente modificato. Ci sono stati effetti secondari di ogni genere, gravissimi, per colpa di questo OGM. Questa mela è più rischiosa di 30 volte di qualsiasi mela prodotta in qualsiasi laboratorio prima di oggi. Ma la lobby delle mele continua a dirvi che dovete avere fretta e dovete comprare assolutamente questa mela. Se no, morirete tutti. Sono arrivati persino a usare dei trucchi come quello degli incentivi. Infatti, se comprate questa mela e la mangiate, vi regaliamo un gelato. Se comprate questa mela, vi regaliamo un biglietto per il cinema. Se mangiate questa mela, vi regaliamo un biglietto per il teatro. Se la mangiate, vi regaliamo un biglietto per lo stadio. Così finisce che la gente, per andare al cinema, per andare al teatro, per andare allo stadio, mangia questa mela. E siccome questo nuovo tipo di inquinamento si modifica ogni 2-3 mesi, il laboratorio è costretto a produrre delle mele diverse ogni 2-3 mesi e voi siete costretti a comprare questa mela per sempre, creando una vera e propria mafia delle mele, la mafia delle mele transgeniche. Ora io vi chiedo, dopo che sapete tutto ciò, comprereste ancora questa mela? Volete mettere in serio pericolo la vostra salute per testare una mela prodotta in laboratorio? Sapendo che ci sono già tante mele prodotte in natura e che questo nuovo inquinamento non è poi tanto pericoloso se voi mangiate le mele naturali e se voi siete sani. Vedete, questo è un po' come un test di intelligenza, come un test se funziona ancora il vostro spirito critico. Prendete le distanze da questa mela, guardatela da lontano. Credete che i media vi dicano la verità su questa mela? Credete che i politici vi abbiano sempre detto la verità su questa mela? Credete che l'industria agroalimentare vi dica tutto su questa mela? E soprattutto che la lobby delle mele sia sincera con voi, voglia il vostro bene e che abbia prodotto questa mela per la vostra salute? Più volte la lobby delle mele è stata multata per aver prodotto delle mele pericolose. È stata multata per diverse centinaia di milioni, che ha pagato tranquillamente, perché la vendita di queste mele li fa diventare molto ma molto più ricchi. Infatti, una mela venduta per 8 miliardi di persone sono tanti soldi. Hanno addirittura convinto gli stati a comprare queste mele preventivamente. Centinaia di milioni di mele comprate da centinaia di stati del mondo. Fermatevi a riflettere per una volta sulla pericolosità di questa mela e non fate mangiare questa mela ai vostri bambini. Non fate mangiare questa mela ai ragazzi. Non fatela mangiare ai vostri figli. Aspettate almeno la fine del 2023.